La busta giaceva sulla mia scrivania come un serpente arrotolato. Documenti per il divorzio. Dopo 15 anni di matrimonio, mia moglie Jessica mi aveva consegnato quei fogli con quel tipo di sorriso che si sfoggia quando si pensa di aver vinto qualcosa, ma quello che lei non sapeva era che io ero già 3 mosse avanti da mesi. E quello che sarebbe successo dopo avrebbe completamente distrutto il suo mondo in modi che non avrebbe mai immaginato. Mi chiamo Christopher Hayes. Ho 43 anni e ho costruito Hayes Technologies dal nulla fino a farla diventare un'azienda del valore di $80 milioni. Ho iniziato nel mio garage con $5.000 presi in prestito da mio padre e ora diamo lavoro a 300 persone in 4 stati. Progetto software di sicurezza per aziende Fortune 500, sistemi che proteggono tutto, dai dati bancari alle infrastrutture governative. I miei clienti pagano prezzi premium perché sono il migliore in quello che faccio. E quella precisione, quell'attenzione al dettaglio, stava per diventare fondamentale in modi che Jessica non avrebbe mai potuto immaginare. Ho conosciuto Jessica Thornton 16 anni fa a una raccolta fondi benefica. Aveva 26 anni, lavorava come coordinatrice di eventi per un'organizzazione no profit. Bella in quel modo naturale, con capelli castano ramati e occhi azzurri che sembravano promettere un per sempre. Quella sera indossava un vestito verde e, quando rideva alle mie battute sui programmatori, pensai di aver trovato qualcuno che capiva entrambe le mie anime, l'uomo d'affari e il nerd. Il nostro matrimonio fu piccolo ma elegante, solo famiglie e amici stretti in una vigna della Napa Valley. Jessica sembrava uscita da un sogno mentre camminava lungo la navata, e ricordo di aver pensato di essere l'uomo più fortunato del mondo. La luna di miele fu in Grecia, 2 settimane a esplorare rovine antiche e a pianificare il nostro futuro tra vino e frutti di mare. Lei voleva aprire un'attività di organizzazione eventi, e io ero più che felice di finanziare i suoi sogni. Per 14 anni, tutto sembrava perfetto in superficie. Vivevamo in una casa su misura a Meadowbrook Heights, un posto che faceva invidia ad altre coppie di successo. 6 camere da letto, piscina a sfioro e una vista sulle montagne che toglieva il fiato ogni mattina. L'attività di Jessica prosperava, organizzava matrimoni di lusso e eventi aziendali per l'elite della città. Viaggiavamo in Europa 2 volte l'anno, avevamo una casa sulla spiaggia a Maui e organizzavamo cene di cui si parlava per mesi. Ma circa 18 mesi fa qualcosa cambiò. Jessica iniziò a lavorare fino a tardi, a prendere chiamate in altre stanze, a sorridere al telefono in modi che mi facevano stringere lo stomaco. Quando chiedevo, lei liquidava tutto con spiegazioni su clienti esigenti e fornitori difficili. Le scuse erano sempre ragionevoli, sempre logiche, e volevo crederle perché l'alternativa significava che tutto ciò che avevo costruito era una menzogna. Poi arrivarono i cambiamenti che non potevo ignorare. Nuove lezioni di fitness che richiedevano abbigliamento sportivo costoso che non indossava mai davanti a me. Un improvviso interesse per la cucina biologica e i ritiri di meditazione, conferenze nel weekend che sembravano moltiplicarsi come erbacce. Ogni spiegazione era perfettamente plausibile da sola, ma messe insieme formavano un quadro che non potevo più ignorare. La prova vera venne dai miei stessi sistemi di sicurezza. Ironico, vero? Progetto software per proteggere le aziende dalle violazioni di dati. Ma non avrei mai pensato di usare quelle stesse competenze per monitorare mia moglie. Ma quando lavori nella cybersicurezza, noti le cose. Impronte digitali, metadati, quel tipo di informazioni che la maggior parte delle persone nemmeno sa di lasciare dietro di sé. Gli estratti conto della carta di credito di Jessica raccontavano una storia che lei non condivideva con me. Pranzi costosi in ristoranti di cui non avevo mai sentito parlare. Prenotazioni in hotel nella nostra stessa città. Perché qualcuno dovrebbe aver bisogno di una stanza d'albergo a mezz'ora da casa? Poi c'era la cronologia GPS della sua auto. Avevo installato un sistema di tracciamento anni prima per motivi di sicurezza, senza mai pensare che lo avrei usato per seguirla. E invece eccolo lì, un indirizzo nel quartiere artistico, un bar del centro a orari strani, luoghi che non corrispondevano al suo calendario di lavoro. Il segnale più evidente era il suo comportamento con il telefono. Jessica lo lasciava ovunque,
sul bancone della cucina, sul lavandino del bagno, sul comodino. Ora era incollato alla mano, sempre con lo schermo rivolto verso il basso, la password cambiata in qualcosa che non conoscevo. Aveva preso l'abitudine di portarlo ovunque, persino in bagno durante la cena. E quando vibrava con notifiche, sobbalzava come se fosse stata sorpresa a rubare. Ma non l'ho mai affrontata. A che serviva? Se qualcuno vuole andarsene, lo farà comunque, qualunque cosa tu dica o faccia. E, ad essere onesto, una parte di me era curiosa di vedere fino a dove sarebbe arrivata con la sua finzione, quanto a lungo avrebbe continuato a mentirmi in faccia mentre pianificava la sua via d'uscita. La mattina in cui mi consegnò quei documenti per il divorzio, provai qualcosa di vicino al sollievo. Non perché volessi che il nostro matrimonio finisse, ma perché la finzione era finalmente finita. Niente più dubbi se stessi immaginando cose. Niente più ripensamenti quando tornava a casa con storie che non tornavano del tutto. Se stai guardando questo e hai vissuto qualcosa di simile, se hai mai provato quel momento straziante in cui realizzi che la persona di cui ti fidavi di più conduceva una doppia vita, fammi un favore. Premi subito il pulsante per iscriverti. Lascia un commento qui sotto su come hai affrontato il tradimento nella tua vita. E schiaccia il tasto mi piace perché questa storia sta per diventare molto più interessante. Fidati, non vorrai perderti quello che succederà dopo. Era un martedì mattina di ottobre quando Jessica entrò nel mio ufficio di casa portando una busta. Stavo rivedendo una proposta di sicurezza per un cliente bancario e lei rimase lì sulla soglia, tenendo quella busta come se fosse una granata con la sicura già tolta. Christopher, dobbiamo parlare, disse, con quella voce studiata che hanno le persone che si sono ripetute un discorso nella testa 1000 volte. Misi da parte il lavoro e mi girai verso di lei. Indossava abbigliamento da yoga, di quelli costosi di quella boutique in centro dove un solo completo costa $400. I capelli raccolti in una coda, e quel bagliore che hanno le persone quando stanno per fare qualcosa che credono cambierà la loro vita in meglio. Che succede? Chiesi, mantenendo un tono casuale. Si avvicinò e posò la busta sulla mia scrivania, proprio accanto alla mia tazza di caffè. Non per caso, sia chiaro. Jessica era sempre precisa in queste cose, studiava ogni momento per ottenere il massimo effetto. Voglio il divorzio, Christopher, annunciò, senza ancora guardarmi negli occhi. Giocherellava con la bottiglia d'acqua, svitando e riavvitando il tappo come se fosse il compito più importante del mondo. Presi la busta e guardai dentro. Documenti per il divorzio già compilati con il mio nome, il suo nome, e piccoli post-it gialli che indicavano dove dovevo firmare. Aveva pianificato tutto da settimane, forse mesi. Ogni dettaglio era organizzato, preciso. Aveva pensato a tutto. Va bene, dissi, prendendo una penna. Per me va bene. Il silenzio che seguì fu qualcosa di unico. Potevo quasi sentire gli ingranaggi girare nella sua testa mentre elaborava la mia risposta. Probabilmente aveva provato quella scena una dozzina di volte, forse anche davanti allo specchio del bagno, ma immagino che nessuna delle sue prove prevedesse che io avrei semplicemente accettato senza opporre resistenza. Cominciai a firmare i documenti, una pagina alla volta. La mia firma era quella di sempre. Ferma, chiara, senza mani tremanti o gesti drammatici. Solo Christopher Hayes che gestisce le cose con efficienza. È tutto qui, chiese infine Jessica, con la voce più acuta del solito. Non vuoi sapere perché? Non vuoi lottare per noi? La guardai allora. Davvero la guardai. Era bella. Non si poteva negarlo. A 41 anni sapeva ancora attirare gli sguardi quando entrava in una stanza. Ma c'era qualcosa di diverso nei suoi occhi ora. Qualcosa che cresceva da mesi. Distanza, forse. O colpa mascherata da eccitazione. Dovrei lottare per noi, Jessica, chiesi, mantenendo la voce calma. Perché da dove sono seduto, sembra che tu abbia già deciso tutto. Aprì la bocca come per dire qualcosa, poi la richiuse. Firmai l'ultima pagina e le scivolai i documenti sul tavolo.
Ecco qua, dissi, riprendendo il caffè. Tutto a posto. Jessica rimase lì un altro minuto, chiaramente aspettandosi che crollassi o che la supplicassi di ripensarci. Quando non successe, qualcosa cambiò nella sua espressione. Confusione mescolata a quella che poteva essere delusione. Ho conosciuto qualcuno, disse infine. E nella sua voce c'era una sfida. Qualcuno che mi capisce davvero. Qualcuno a cui importa di più del denaro e degli affari. Bene per te, risposi, tornando al computer. Spero che ti renda felice. Si chiama Tyler, continuò, apparentemente decisa a ottenere una reazione da me. Tyler Brennan. È un artista, un vero artista, non un venduto aziendale. Vive in modo semplice, autentico. Non gli interessano le cose materiali o i simboli di status. Mi ama per quello che sono, non per quello che posso fare per lui. Annuii, ancora guardando lo schermo. Sembra perfetto. È tutto quello che devi dire. La voce di Jessica si alzò, la frustrazione trapelava. Dopo 15 anni, questa è la tua risposta. Mi girai verso di lei. E per la prima volta da quando era iniziata quella conversazione, le lasciai vedere cosa pensavo davvero. Jessica, vuoi sapere cosa penso? Penso che tu mi stia tradendo da almeno 6 mesi. Penso che Tyler Brennan sia probabilmente un artista in difficoltà che non può permettersi nemmeno l'affitto. E penso che ti sia convinta che scambiare la sicurezza finanziaria per la poesia romantica sia in qualche modo nobile e autentico. Ma certo, facciamo finta che si tratti di vero amore e non di una crisi di mezza età. Il suo volto divenne prima bianco, poi rosso. Come osi? Non sai niente di Tyler o di quello che abbiamo insieme. So che vive in un monolocale nel quartiere artistico, dissi con calma. So che deve $47.000 di prestiti studenteschi e altri 12.000 di debiti sulle carte di credito. So che la sua macchina è stata pignorata 3 mesi fa e che prende soldi in prestito dai genitori per pagare l'affitto. Vuoi che continui? Jessica mi guardò come se avessi parlato in una lingua straniera. Mi hai fatto indagare? Hai assunto qualcuno per spiarmi? Non ho dovuto assumere nessuno, risposi. Costruisco software di sicurezza, ricordi? Le tracce digitali sono un po' la mia specialità. Il GPS del tuo telefono, gli estratti conto delle carte di credito, i metadati delle email, c'è tutto se sai dove cercare. Sei disgustoso, sputò. Invadere la mia privacy in questo modo. È per questo che ti lascio. Sei controllante e paranoico, e non sopporti l'idea che io abbia una vita mia. Mi alzai e andai alla finestra, guardando il prato curato e la piscina dove un tempo organizzavamo feste estive. Sai cosa c'è di divertente, Jessica? Non sono nemmeno arrabbiato. Sono solo stanco. Stanco di fingere di non notare quando torni a casa con l'odore di un altro profumo addosso. Stanco di fare finta di credere alle tue storie sulle riunioni con i clienti fino a tardi. Stanco di essere sposato con qualcuno che si disconnette emotivamente ma si aspetta ancora che io finanzi il suo stile di vita. Il mio stile di vita. Jessica risse amaramente. Fai come se mi avessi fatto un enorme favore in tutti questi anni, come se dovessi essere grata per la casa, le macchine e le vacanze. Non lo sei? Chiesi, voltandomi verso di lei. Perché l'ultima volta che ho controllato, la tua attività di organizzazione eventi va in perdita. Da 3 anni ormai. L'unico motivo per cui hai ancora un'attività è che io trasferisco silenziosamente soldi nei tuoi conti per coprire le spese. Pensavi che i tuoi clienti improvvisamente pagassero il triplo? Jessica rimase immobile. Di cosa stai parlando? La tua attività, Jessica, sta perdendo soldi dal 2021. Investimenti sbagliati in inventario, paghi troppo per le location, assumi troppo personale, membri che non puoi permetterti. Ho coperto le tue perdite perché pensavo fossimo partner. Invece ero solo la banca. Lei afferrò il bordo della mia scrivania come se avesse bisogno di appoggio. Stai mentendo. Aprì un foglio di calcolo sul computer e girai lo schermo verso di lei.
Ecco ogni trasferimento che ho fatto ai tuoi conti aziendali negli ultimi 3 anni. $180.000 in totale. Vuoi vedere le ricevute? Jessica fissò i numeri, la sua espressione cambiò da sfida a confusione, poi a qualcosa che poteva essere vergogna, ma passò in fretta, sostituita dalla rabbia. Volevi controllarmi, disse. Rendermi dipendente da te così non potevo andarmene. Stavo cercando di sostenere i sogni di mia moglie, corregli. Ma credi pure alla narrazione che ti fa dormire la notte. Raccolse le carte del divorzio firmate, tenendole contro il petto come uno scudo. Tyler ed io costruiremo qualcosa di vero insieme, qualcosa basato sull'amore e sul rispetto, non sulla manipolazione finanziaria. Spero davvero che funzioni per te, dissi, e lo pensavo. Non perché le augurassi il meglio, ma perché sapevo esattamente cosa sarebbe successo dopo, e vederla realizzare la verità sarebbe stato molto più soddisfacente di qualsiasi discussione. Jessica si avviò verso la porta, poi si voltò un'ultima volta. Oh, e Christopher, tengo la casa sulla spiaggia. Il mio avvocato dice che ho diritto a metà di tutto, comprese le proprietà. Sorrisi. Vedremo cosa diranno gli avvocati. Dopo che se ne fu andata, mi sedetti alla scrivania e feci una telefonata che avevo pianificato da settimane. Rebecca, sono Christopher, dissi quando la mia assistente rispose. È ora di eseguire la fase 2. Sei sicuro? Rebecca Chen era la mia assistente esecutiva da 8 anni. Sapeva tutto del mio lavoro e molto della mia vita privata. Soprattutto, era efficiente, discreta e completamente leale. Sicuro. Cominciamo con le carte di credito. Tutte. Ognuna di quelle a mio nome. Cancellale subito. E l'assicurazione medica di sua madre. Quella era l'opzione nucleare. La madre di Jessica, Patricia, era stata diagnosticata con artrite reumatoide 5 anni prima. La medicina costava $3.000 al mese, e io la pagavo tramite il piano sanitario esteso della mia azienda. Jessica lo sapeva. Non pensava che lo usassi come leva. Tagliala, dissi. Con effetto immediato. E la casa? Cambia le serrature domattina. Fai venire un fabbro alle 8. E Rebecca, assicurati che tutto sia documentato. Foto, orari, tutto. Voglio un resoconto preciso di quando e come ogni azione è stata compiuta. Fatto, disse Rebecca. Altro. Sì. Trasferisci $500.000 dal conto cointestato al mio personale. Lascia abbastanza per le spese di questo mese, ma niente di più. E cancella la linea di credito per la sua attività. Niente più trasferimenti, niente più iniezioni di denaro. Vuole l'indipendenza? La avrà. Christopher, disse Rebecca con cautela, sai che impazzirà quando tutto questo succederà. È proprio quello che conto. Riagganciai e mi appoggiai alla sedia, provando qualcosa che non sentivo da mesi. Controllo. Per troppo tempo avevo reagito alle mosse di Jessica, giocando in difesa nel mio stesso matrimonio. Ora era il momento di passare all'attacco. La mattina dopo, Jessica chiamò alle 7:30. Lasciai andare la chiamata alla segreteria. Richiamò alle 7:45. Segreteria. Alle 8:15 aveva chiamato 6 volte e mandato una dozzina di messaggi, ognuno più frenetico del precedente. I messaggi cominciarono arrabbiati. Che diavolo hai fatto alle mie carte di credito? Poi confusi. Perché la chiave della macchina non funziona? Hai cambiato qualcosa? Poi in preda al panico. Christopher, non è uno scherzo. Ho un incontro con un cliente stamattina e non riesco a entrare in casa per prendere i miei documenti. Poi disperati. Per favore, richiamami. Dobbiamo parlare da adulti. Cancellai ogni messaggio senza rispondere e prosegui con la mia routine mattutina. Doccia, caffè, notizie. Alle 9 Rebecca chiamò per confermare che tutto era in corso. Le serrature sono cambiate, riferì.
Ho foto del lavoro del fabbro e orari precisi per tutto. Le carte di credito sono state cancellate. Il conto cointestato è stato modificato e ho appena ricevuto la conferma che la copertura medica di Patricia è stata terminata. Perfetto. E la casa sulla spiaggia? Già sistemata. Ho fatto cambiare le serrature ieri sera da una società di gestione immobiliare. Hanno anche l'ordine di non permettere a Jessica l'accesso senza autorizzazione scritta da parte tua. Ottimo lavoro, Rebecca. C'è dell'altro, disse, e sentii la soddisfazione nella sua voce. Ho fatto qualche ricerca su Tyler Brennan come mi hai chiesto. Vuoi sapere cosa ho scoperto? Dimmi tutto. Tyler non è solo al verde. È spettacolarmente al verde. Deve soldi a 3 diverse compagnie di carte di credito, ha una sentenza contro di lui da un ex padrone di casa, e il suo conto corrente è scoperto di $400. Ma ecco la parte interessante. Sta uscendo con Jessica da 7 mesi, ma nello stesso periodo ha frequentato almeno altre 2 donne. Stai scherzando? Ho screenshot dai suoi account social, foto con una donna di nome Ashley Thompson di 3 settimane fa, molto romantiche, e un'altra donna, Claire Rodriguez, del mese scorso. Entrambi i post sono pubblici, tra l'altro. Tyler non è esattamente discreto sulla sua vita sociale. Sentii una fredda soddisfazione salire nel petto. Mandami quegli screenshot. Sono già nella tua email, ma c'è di più. Tyler ha un modus operandi. Punta donne di successo, le inonda d'amore con autenticità artistica e profondità emotiva, poi comincia a chiedere soldi in prestito. Prima piccole somme, poi sempre più grandi. Ho trovato tracce di questo comportamento con almeno 4 donne negli ultimi 6 anni. Quindi è un truffatore molto affascinante, secondo le donne con cui ho parlato. Tutte credevano di aver trovato l'anima gemella finché lui non spariva con i loro soldi. Aprii la mia email e guardai gli screenshot che Rebecca aveva inviato. Tyler con Ashley a un vernissage, mano nella mano, guardandosi intensamente negli occhi. Tyler con Claire a un falò sulla spiaggia, il braccio intorno alle sue spalle. E in diverse foto, Tyler vestito con abiti costosi che sicuramente non poteva permettersi con il reddito di un artista. Rebecca, sei un genio. Sto solo facendo il mio lavoro. Vuoi che mandi tutto a Jessica? Non ancora. Lascia che si faccia un'idea da sola prima. Voglio che si immerga davvero in questa fantasia prima di mostrarle la verità. A mezzogiorno, Jessica aveva lasciato 11 messaggi in segreteria. Ascoltai uno solo per capire il suo stato mentale. Christopher, non so che gioco stai facendo, ma è serio. La sua voce tremava. Stamattina ho provato a fare la spesa e la mia carta è stata rifiutata. Tutte le mie carte sono state rifiutate, e quando sono tornata a casa a prendere il libretto degli assegni, non sono riuscita a entrare. Le serrature sono cambiate. Hai davvero cambiato le serrature? E mia madre mi ha appena chiamata piangendo perché la sua compagnia assicurativa dice che la sua copertura è stata terminata. Christopher ha bisogno delle sue medicine. Questo è crudele e vendicativo, e non ti lascerò farla franca. Richiamami immediatamente. Cancellai il messaggio e richiamai Rebecca. Aggiornamento sulla situazione. La madre di Jessica ha chiamato la sua compagnia assicurativa 17 volte questa mattina. Sta cercando di capire come pagare le medicine di tasca propria. Jessica stessa ha chiamato vari fabbri cercando qualcuno che possa farla entrare in casa. Mi sono preso la libertà di avvisare tutte le ditte di fabbri locali che il proprietario dell'immobile, cioè te, ha esplicitamente vietato ogni ingresso non autorizzato. Perfetto. E i suoi conti aziendali? La linea di credito è stata congelata. Stamattina ha provato ad accedere ai fondi per pagare il personale e ha scoperto di essere in rosso di $25.000. Sta cercando disperatamente di capire come fare la busta paga. E Tyler? Secondo i suoi social media, è attualmente in un bar nel quartiere artistico.
Ha postato una foto del suo latte 20 minuti fa con la didascalia: vivo la mia vita autentica al massimo. Nessun accenno a Jessica o a drammi vari. Dovetti ridere. Mentre divorzio se ti aiuta adesso. Quando Jessica cercò di spiegare che ero stato io a tagliarla fuori completamente, Tyler si mostrò a disagio. Guarda, amore, ti voglio bene, ma non posso aiutarti finanziariamente adesso. Sono tra una commissione e l'altra, e anche i miei genitori mi hanno tagliato fuori. Forse dovresti cercare di risolvere le cose con Christopher, almeno finché non ottieni la tua metà dei beni. Jessica lasciò l'appartamento di Tyler in lacrime, finalmente capendo quello che io sapevo da mesi. Tyler non era la sua anima gemella. Era solo un altro approfittatore che la vedeva come un bancomat. Solo che, a differenza mia, non poteva nemmeno offrire il pasto. Al quinto giorno, Jessica si presentò nel mio ufficio. Rebecca cercò di fermarla, ma lei superò la sicurezza e si fece strada nella mia sala riunioni privata, dove stavo incontrando un cliente. Christopher, dobbiamo parlare, disse, e sembrava uno straccio. Capelli sporchi, trucco sbavato, vestiti degli ultimi 2 giorni. Mi scusai con il cliente e la condussi nel mio ufficio. Si lasciò cadere su una sedia, e vidi che piangeva da giorni. Ho fatto un errore, disse piano. Un enorme errore. Tyler non è quello che pensavo, e ora vedo che ti ho dato tutto per scontato. Ho dato tutto per scontato. Mi sedetti di fronte a lei e aspettai. Possiamo parlare come adulti ragionevoli. Jessica continuò. So di averti ferito. So di aver tradito la tua fiducia, ma Christopher, siamo stati insieme 15 anni. Questo deve contare qualcosa. Contava, sì, dissi, fino a quando tu hai deciso che non contava più. Voglio sistemare le cose. Voglio andare in terapia, ricostruire quello che avevamo. Ti prego, Christopher, ti supplico. Tirai fuori il telefono e le mostrai gli screenshot che Rebecca aveva inviato. Tyler con Ashley. Tyler con Clare. Il modello di Tyler di puntare donne di successo e svuotare i loro conti. Jessica fissò le foto, il volto che passava dal pallido al grigio. Diceva che ero speciale. Diceva di non aver mai provato così per nessuno. Lo dice a tutte, risposi. Non eri speciale, Jessica. Eri solo la prossima Mark. Cominciò a singhiozzare davvero. Quel pianto che nasce quando il tuo intero mondo crolla in un attimo. Che cosa farò? Chiese tra le lacrime. Non posso pagare il mio staff. Non posso accedere ai conti aziendali. Non posso nemmeno prendere i miei vestiti da casa. E mia madre ha bisogno delle sue medicine, Christopher. Soffre tanto senza. Mi appoggiai allo schienale della sedia, studiando la donna che un tempo aveva promesso di amarmi per sempre. Ecco cosa succederà, Jessica. Firmi un nuovo accordo. Non ottieni nulla da me, tranne quello che decido di darti. Niente casa, niente auto, niente supporto aziendale. In cambio, ripristinerò la copertura medica di tua madre e ti darò $50.000 per ricominciare. Prendi quei soldi, te ne vai dalla città e non mi contatti mai più, se non tramite avvocati. Non è giusto. Ho diritto a metà di tutto. Hai diritto a quello che puoi dimostrare di aver contribuito. E visto che la tua azienda è in perdita da 3 anni, che la casa è stata comprata prima del matrimonio con i miei soldi, e che posso provare il tuo tradimento, non credo che un giudice sarà molto comprensivo. Ma fai pure la tua scelta. Passare i prossimi 3 anni in battaglie legali mentre tua madre soffre senza medicine e la tua azienda crolla, oppure accettare la mia offerta e andartene con un po' di dignità. Jessica rimase seduta a lungo, la vidi calcolare, cercare un angolo, provare a capire se c'era un modo per salvare qualcosa da quel disastro. Accetto l'offerta, disse infine. Scelta intelligente. Rebecca avrà i documenti pronti per domani. Firmi, prendi l'assegno e sparisci. Jessica si alzò lentamente, come se fosse invecchiata di un decennio negli ultimi 5 giorni. Ti ho davvero amato una volta, sai. Lo so, dissi.
E anch'io ti ho amato davvero. Ma l'amore non basta quando una persona vive una menzogna. Si avviò verso la porta, poi si voltò un'ultima volta. Ti sei mai davvero importato di me, o per te è sempre stato solo affari? Pensai a quella domanda, a tutti gli anni passati insieme, a tutti i progetti fatti. Mi sono importato abbastanza da sostenere i tuoi sogni anche quando non erano redditizi. Mi sono importato abbastanza da pagare le medicine di tua madre senza mai chiedere gratitudine. Mi sono importato abbastanza da darti 15 anni di lealtà e fiducia. Ma sai cosa ho imparato, Jessica? Importarsi non basta quando l'altra persona non se ne importa. Dopo che se ne andò, rimasi nel mio ufficio provando qualcosa che non sentivo da mesi. Pace. Non felicità, non soddisfazione, ma vera pace. Il peso della finzione era sparito. Il fardello di sostenere un matrimonio fallito era stato sollevato. E per la prima volta in anni, potevo concentrarmi a costruire qualcosa di vero invece di mantenere qualcosa di rotto. Un'ora dopo Rebecca bussò alla mia porta. I documenti sono pronti. Il legale dice che sono a prova di bomba. Bene. Finanziamo questa storia. C'è un'ultima cosa, disse Rebecca. Ho fatto un controllo finale su Tyler Brennan. Vuoi sapere cosa ho scoperto? Dimmi, si è già mosso avanti. Ieri ha postato foto con una nuova donna. Un'altra professionista di successo. Sembra abbia già trovato la sua prossima preda. Dovetti ridere. Tyler era tutto tranne che incoerente. Dovremmo avvertirla, chiese Rebecca. No. Alcune persone devono imparare le loro lezioni, proprio come ha fatto Jessica. 3 giorni dopo, Jessica firmò l'accordo, prese il suo assegno e si trasferì a Phoenix, dove viveva sua sorella. Ho saputo da amici comuni che aveva chiuso la sua attività, venduto l'attrezzatura e preso un lavoro come coordinatrice eventi per una catena alberghiera. Uno stipendio fisso, orari regolari, niente più finzioni da imprenditrice. Le medicine di sua madre furono ripristinate il giorno dopo la firma dei documenti da parte di Jessica. In realtà non avevo mai avuto intenzione di lasciare Patricia senza le sue cure. Volevo solo che Jessica capisse come sarebbe stata la vita senza il mio sostegno. Quanto a me, mi sono gettato nel lavoro con rinnovata concentrazione. Nei mesi successivi, Hays Technologies ottenne 3 grandi contratti, si espanse in 2 nuovi stati e aumentò il fatturato del 40%. Senza la distrazione di un matrimonio fallito, finalmente potevo costruire l'azienda che avevo sempre immaginato. 6 mesi dopo che il divorzio fu definitivo, incontrai Morgan, la migliore amica di Jessica, a un evento di beneficenza. Mi prese da parte con un'espressione di scuse. Devo dirti una cosa, disse Morgan. Jessica mi ha chiesto di cercare di ottenere informazioni da te, se stai frequentando qualcuno, se parli mai di lei, cose del genere. E cosa le hai detto? Le ho detto, sembri più felice di quanto non lo sia stata da anni, punto. Cosa è vero, tra l'altro. Stai bene, Christopher. Grazie. Mi sento bene. Lei sta soffrendo. Morgan ammise che il lavoro a Phoenix non era quello che Jessica si aspettava, e che si sentiva sola. Credo che finalmente abbia capito cosa ha perso. Ci pensai un attimo, immaginando Jessica da qualche parte in Arizona, probabilmente sveglia la notte a chiedersi se avesse fatto il più grande errore della sua vita. Sai qual è la cosa più triste? Dissi alla fine. Non ha rinunciato a niente. Ha buttato tutto via. C'è una differenza. Morgan annui. Per quel che vale, credo che ora lo sappia. Bene. Forse la prossima volta farà scelte migliori. Guardando indietro, ora vedo che trovare quei documenti di divorzio sulla mia scrivania è stata la cosa migliore che potesse capitarmi. Non perché volessi che il mio matrimonio finisse, ma perché mi ha liberato dall'estenuante fatica di mantenere qualcosa che era già morto. Jessica pensava di scambiare la sicurezza per l'autenticità, la ricchezza per il vero amore.
Quello che ha davvero scambiato è stato un partner che sosteneva i suoi sogni per un truffatore che la vedeva come un bancomat. E quando anche quello non ha funzionato, ha imparato a sue spese che l'indipendenza significa stare in piedi da soli, anche quando quei piedi non sono così stabili come pensavi. Quanto a Tyler Brennan, l'ultima volta che ho sentito, stava frequentando la sua quarta donna di successo in 2 anni. Alcune persone non imparano mai. Ma non è più un mio problema. La lezione che ho imparato da tutto questo è semplice. Quando qualcuno ti mostra chi è davvero, credigli. E quando ti dice che vuole andarsene, lascialo andare. Non lottare per chi non vuole essere combattuto. Non sostenere chi è deciso a cadere. Fai un passo indietro, proteggiti e lascia che scoprano come è la vita senza di te. A volte la vendetta più grande non è distruggere qualcuno. È semplicemente lasciarli vivere le conseguenze naturali delle loro scelte. Jessica voleva l'indipendenza. Gliel'ho data. Voleva vedere com'era la vita con Tyler invece che con me. Mi sono assicurato che avesse quell'esperienza, piena e completa. E ora lo sa. Sa cosa si prova a perdere tutto ciò che davi per scontato. Sa cosa significa capire troppo tardi che sicurezza e sostegno non sono debolezze, ma doni. E sa che alcuni uomini ti ameranno e altri ti useranno. E saper distinguere è ciò che conta più di ogni altra cosa. Io sto meglio che mai. L'azienda prospera. Sto frequentando qualcuno che apprezza davvero ciò che porto. E dormo tutta la notte senza chiedermi quali bugie sentirò al mattino. Tyler mi ha fatto un favore, davvero. Ha mostrato a Jessica i suoi veri colori e, così facendo, ha mostrato anche i miei. Ho imparato di essere più forte di quanto pensassi, più resiliente, più capace di allontanarmi da qualcosa di rotto invece di cercare all'infinito di aggiustarlo. E a volte questa è la lezione migliore che si possa imparare. Non tutti i matrimoni valgono la pena di essere salvati. Non tutte le persone meritano la tua lealtà. E a volte lasciare andare è la cosa più forte che puoi fare. Se sei arrivato fin qui, grazie per aver ascoltato la mia storia. Se stai attraversando qualcosa di simile, ricorda questo. Sei più forte di quanto pensi. Valgi più di come ti trattano. E andartene non è arrendersi. È scegliere te stesso. Ora, vai pure a cliccare quel pulsante di iscrizione se non l'hai già fatto. Lascia un commento qui sotto, racconta la tua storia o dimmi cosa hai pensato della mia. E schiaccia quel pulsante mi piace perché storie come questa devono essere ascoltate. La gente deve sapere che va bene proteggersi anche da chi hai amato una volta. Grazie per aver guardato e ricorda, a volte la vendetta migliore è semplicemente vivere bene.